Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per il lavoro per il secondo semestre del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti energetici più importanti di tutto il periodo e nella seconda parte andremo a vedere l'evoluzione degli eventi mese per mese. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. Ragazzi, abbiamo iniziato contro arcani maggiori, Mago, diavolo al contrario e papa. Sento un nuovo tipo di attitudine. Scusate. La carta del mago parla di nuovi inizi. È una carta che parla di manifestazione, è una carta che parla di volontà nel realizzare la propria realtà. È una persona che sta facendo quello che io chiamo un lavoro di sotto, quindi magari visualizzazioni, affermazioni positive, lavori con i cristalli, con le candele. Quello che mi lascia un po' perplessa è questo diavolo, sinceramente, perché datemi un'altra carta per il diavolo, un 6 di coppe, ecco appunto. Questo diavolo fa riferimento a qualche tipo di condizionamento, io credo inerente al vostro passato da bambini, che inizierete a lasciarvi indietro. Io credo che molte persone stiano vivendo una trasformazione profonda di sé, stiano davvero lasciando indietro quelli che sono i condizionamenti ricevuti durante l'infanzia. È come se fosse un periodo dove vi state riscoprendo nuovi ed è questo mago che vi dà la forza di avere questo impulso creativo. Per molte persone si tratta di un lavoro in pubblico. Guardate, abbiamo la carta del Papa. Il Papa normalmente fa riferimento alle tradizioni, alla società e a dei contratti. Potrebbe anche essere che molte persone si sentano vincolate in qualche tipo di contratto, in qualche tipo di accordo, di ambiente, ma in realtà questa sorta di costrizione si sta un po' prendendo per le redini, no? Cioè nel senso, con queste due carte sento che molti sono stati condizionati per quello che è stato il periodo dell'infanzia ed è una cosa che sta condizionando anche adesso a livello proprio lavorativo, ok? Io credo che qui si faccia riferimento a dei colleghi nello specifico. Guardate, abbiamo comunque un asso di coppe, parla di nuovi inizi, parla di qualche cosa di nuovo che nasce e guarda caso è uscito sotto la carta del mago. Qui si parla di un nuovo tipo di inizio, di una nuova tipo, potrebbe anche essere un nuovo tipo di relazione lavorativa. mm? Il punto qual è? Che avete bisogno di andare un pochino più a fondo, diventare un po' più professionali, ampliare il vostro raggio d'azione, anche se sento che molti lo stanno già facendo con questa carta del mago, Però si tratta di ampliare gli orizzonti, perché qui con questo 4 di coppe c'è qualche tipo di opportunità che voi avete lì di fianco a voi e di cui non siete consapevoli fondamentalmente, non riuscite a vederla. Ed è, ed è qui che entra in gioco questo diavolo al contrario. È come se in questa seconda parte del 2022 iniziaste a svegliarvi, a rendervi conto di tutto quello che vi ha condizionato fino adesso, di tutto quello che... Il diavolo parla anche di paure,
ok? Il 6 di coppe parla di qualche cosa che è riferito al passato, può essere un sogno che avevate da tanto tempo, magari siete entrati in questa azienda con l'idea di fare carriera e poi vi rendete conto che invece siete solo stati usati, che siete solo un numero o quelle cose che succedono nelle aziende, nelle grosse aziende, insomma. Per fare il salto qui avete bisogno di approfondire qualche tipo di discorso, qualche tipo di conoscenza, magari si tratta di fare qualche corso in più, di prendere qualche diploma, qualche attestato, qualche certificato, i pezzi di carta, sapete? Andiamo avanti, vediamo come chiudiamo la lettura. Abbiamo un 2 di bastoni, un 7 di coppa al contrario. Sì, fino a che non avrete questa sorta di nuovo modo, se vogliamo, di vedere la vostra realtà, di vedere soprattutto voi stessi, ci sarà sempre quello che è una sorta di indecisione con questo 2 di bastoni e per certi versi le proiezioni. Vi dico proiezioni perché abbiamo un diavolo. Il diavolo condiziona, parla di potere mentale, quando è il contrario normalmente ragazzi può parlare anche di manipolazione, quindi per qualcuno potrebbe essere che ci sia una sorta di manipolazione all'interno del lavoro, dell'ambiente lavorativo e come vi manipolano attraverso le illusioni, attraverso quello che vi promettono. Ti prometto che quando avremo raggiunto quell'obiettivo avrai l'aumento di stipendio. L'obiettivo si raggiunge, l'aumento di stipendio non arriva. Ma abbiamo avuto degli imprevisti e qui e lì, ma stai tranquillo o tranquilla che quando avremo ottenuto quell'altro risultato, poi magari chiedono di fare straordinari, di lavorare in più senza pagare e questo è un manipolare, ragazzi. Quando c'è il diavolo c'è anche bisogno di lavorare sull'amor proprio, quindi imparate a dire di no. Cioè, ma no, ma ho bisogno, mi dispiace, appuntamento dal dottore. Ma non puoi rimandare, no, perché se io sto male, poi non hai più il dipendente che viene a lavorare. Cioè, imparate a contrastare anche. Guardate, io ho un'idea, scrivetemi poi nei commenti se condividete con me o no. L'educazione è una bellissima cosa, ma molte volte io trovo che sia vincolante perché viene fraintesa, cioè il fatto di accettare certe cose o non rispondere a tono a certe provocazioni, molte volte viene fatto per educazione, quindi si pensa che il non rispondere sia un modo educato di lasciar stare la conversazione, insomma, io sono educata e quindi certe cose non le faccio. In realtà, ragazzi, si può essere educatissimi e allo stesso tempo mandare a stendere un'altra persona. Cioè farsi rispettare con educazione. Il punto è che bisogna essere decisi, avere un tono di voce fermo, ok? Però ecco, imparate a mettere i paletti, imparate a non farvi manipolare. Vedo dei botticini, credo che sia una tipo una ditta. Vedo come dei botticini di plastica tutti colorati con una specie di cappuccio che si avvita. Scrivetemi anche questo se vi risuona nei commenti. Ok, comunque ho una forte sensazione che sia una situazione di fabbrica con questi boccettini, diciamo. Va bene, no, cambiamo mazzo, andiamo con questo, andiamo a vedere mese per mese che cosa succederà. Vi ricordo che le letture sono generali, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se volete poi potete anche ascoltare Ascendente e Segno Lunare e nella descrizione qui sotto trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene. Allora, partiamo con la carta dell'eremita al contrario. Abbiamo un principe di coppe, abbiamo la carta del matto e il 7 di bastoni, luglio, agosto, settembre e ottobre. Allora, la carta dell'eremita al contrario, che mi fa proprio venire in mente che abbiate bisogno di prendervi un periodo di isolamento. Qui avevate il mago numero 1, è anch'essa una carta di solitudine, no, però di. Sì, di una persona che sta sola, ma solitudine non in senso
di, come vi posso spiegare? Vabbè, solitudine, prendetela così. Ok? C'è bisogno di prendersi quel periodo, c'è bisogno di fare un certo tipo di riflessione, un certo tipo di analisi interiore, mi verrebbe da dire. Ad agosto molte persone riceveranno una proposta, c'è questo principe di coppe, quindi può darsi che arrivi quella proposta di lavoro, questo nuovo inizio che vediamo qui con il lasso di coppe, e di fatti poi segue il matto, che è una carta di inizio, di chiusura di un ciclo e inizio di un altro ciclo. Quello che sento a ottobre con questo set di bastoni è che c'è qualcuno che se la dovrà lottare fondamentalmente, e qui per certi versi rivedo un po' questo condizionamento di cui stavamo parlando prima, i colleghi, no? C'è qualcuno qui che sta cercando di non farsi influenzare. Abbiamo poi la carta del carro al contrario, e esprime quasi un'impossibilità a muoversi, a spostarsi da questo tipo di situazione di discussione, di lotta, di tensione, mi verrebbe da dire. E terminiamo la lettura a dicembre con un fante di denari. Io credo che l'impossibilità, se vogliamo, a muoversi, che sentirete verso novembre, vi darà l'opportunità per qualcuno di conoscere questa persona, di stringere comunque un legame un po' più forte con questo fante di denari, oppure per qualcuno, visto che comunque il fante di denari ce l'avevate anche qui, potrebbe esserci la necessità di andare a fondo, di prendere quel titolo in più, quello che vi dicevo prima, no? Il pezzo di carta, diciamo, di fare un corso d'aggiornamento, di imparare quella nuova tecnica. C'è bisogno di ampliare leggermente il raggio d'azione, secondo me. Andiamo a vedere un attimino con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi invito a rimanere fino alla fine della lettura, perché poi estrarrò qualche carta per i disoccupati, per gli occupati e per gli autonomi. Eremita. Un altro fante. Abbiamo un fante di bastoni e un 7 di pentacoli. Il fante di bastoni potrebbe proprio rappresentare quel collega che sentivo un po' antipatico o un po' antipatica. Avere l'eremita al contrario qua, ho proprio questa sensazione che abbiate qualcuno che vi stia col fiato sul collo. E voi siete qua che portate pazienza. Andiamo a vedere il principe di coppe. Re di pentacoli e 4 di spade. Allora, l'offerta, la proposta potrebbe proprio arrivarvi da questo re di pentacoli. Vedendo anche il 4 di spade, la carta dell'eremita, io credo che qui qualcuno sia in una fase un po' sì, di isolamento, è come se ci fosse qualcuno che sta per conto suo, non dà tanta confidenza, ma perché questo 4 di spade ci dice che siete in una fase di autoguarigione, e di fatti io lo vedo qui con questo diavolo al contrario, E il re di pentacoli rappresenta qualcuno che in qualche modo vi viene in aiuto, vi viene in soccorso, vi dà una mano. Potrebbe essere un capo, un fratello, un collega, tendenzialmente un capo, comunque un vostro superiore, perché comunque è un re. Se fosse un'azienda familiare potrebbe anche essere un padre, ok? È una persona molto generosa, è una persona aperta, disposta ad aiutare, e infatti vi fa un'offerta. Andiamo a vedere il matto. Wow, ecco la firma del contratto. Credo che questa firma del contratto, questo nuovo inizio, in qualche modo vi porti un po' di terremoto interno. Mm, datemi un'altra carta per questo 3 di spade, il sole. Guardate, questa carta io in realtà non la sento come una sofferenza che andrete a vivere, ma più
come una sofferenza che andrete a sciogliere. Perché comunque avete il 4 di spade, che è una carta di ritiro spirituale per la guarigione. Qui il diavolo è al contrario. È come se ci fosse qualche cosa, grazie a questo contratto, che vi dà la possibilità di rinascere. Abbiamo il matto, abbiamo il sole, parla di crescita, di espansione, di abbondanza, di gioia, di felicità. Il 4 è una stabilità, è un contratto. Ragazzi, qui cambia qualcosa, eh? Tra agosto e settembre chi non aveva un lavoro potrebbe proprio trovare un lavoro. Comunque c'è una persona, un uomo, tendenzialmente, poi potrebbe anche essere una donna, però per molti è rappresentato da un uomo che vi viene incontro, che vi dà una mano, che vi cambia in qualche modo la vita. Magari non è neanche una persona, potrebbe anche essere, vi faccio un esempio, però potrebbe anche essere una persona che non conoscete, che incontrate in un bar, magari mentre prendete un caffè, con la quale iniziate a scambiare quattro chiacchiere e magicamente vi dà, così, chiacchierando, vi dà la soluzione ai vostri problemi, piuttosto che qualche nuova idea da poter sviluppare. Anche se sento che potrebbe essere un'offerta quella che vi fa. Però, insomma, prendetela in modo elastico, ecco. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Fante di denari per la terza volta, 7 di spade e 6 di pentacoli. Allora, fate attenzione alle proiezioni. Avete anche il diavolo, occhio ai condizionamenti mentali. Perché qui cosa succede? Con il 7 di bastoni siete voi da soli contro tutti. Voi che state studiando, state cercando quello che è un vostro equilibrio, però ci sono delle proiezioni mentali, oppure il 7 di bugie potrebbe rappresentare il 7 di bugie. 7 di spade potrebbe rappresentare le bugie. 7 di bugie è bello. E vi ricordo, qua c'è il diavolo, condizionamenti, paure, manipolazioni mentali, quindi occhio. Le proiezioni sono anche quando noi entriamo in una determinata situazione, vi ricordo che abbiamo una sola di coppe, quindi un inizio, un contratto, e ci aspettiamo, proiettiamo quello che dovrebbe essere il risultato o l'evoluzione dell'evento. Indipendentemente da quello che vogliono o sentano gli altri, noi decidiamo che deve andare così e semplicemente ci focalizziamo su quell'obiettivo, senza tenere in considerazione che potrebbero esserci delle variabili. Anche quello è un tipo di proiezione. Però qui sento che è proprio qualcosa che riguarda il vostro modo di vivere l'attività lavorativa che avete preso durante l'infanzia. Non date troppo. Il 6 di pentacoli vi dice cercate di dare il giusto. Se poi avete delle lotte con i colleghi, magari perché di solito quando si entra in qualche ambiente nuovo ci si mette sempre un attimo a, a stabilizzarsi, no? A, ad amalgamarsi, e qui in un certo senso è come se vi dicessero voi rimanete focalizzati sul vostro, non fatevi distrarre dalle energie esterne, continuate a dare il giusto, non date di più. Cioè se una cosa non vi compete, dite no guarda non posso, no guarda non me la sento perché non ho le capacità, no poi ragazzi, per contrastare la gente qualche piccola bugia si può anche dire, secondo me. Cioè non tutti capiscono il discorso o il dialogo a cuore aperto, ok? Ed è importante per quello anche sapersi difendere. Quindi ad un certo punto, anche se voi sapete di poter fare quel lavoro, ma non è di vostra competenza, dire guarda non sono in grado, cioè a voi vi toglie il problema, l'altro non vi rompe più l'anima. Insomma, è una piccola bugia, detta per difesa, secondo me. Io non sono molto, molto pro bugie, perché ricordate sempre che attiriamo l'energia che emaniamo, quindi se emaniamo energia, diciamo, di falsità, quello che attiriamo è quello. Però a un certo punto bisogna anche imparare a contrastare, ok? Allora, ci sono delle persone dove si dice, guarda, non è compito mio e quindi non intendo farlo, e lo capiscono. Ci sono altre persone dove è meglio dire non sono in grado perché diversamente non capirebbero il non intendo farlo. Iniziano poi dei giochi di potere dove io ti dico di farlo e tu lo fai, o cose di questo genere. Quindi alle volte forse io la giustifico, la piccola bugia, piccola però. Ok. Allora, il carro al contrario è spiegato da un fante di coppe e dalla carta della morte. Il fante di coppe è una persona che
o viene a chiedere delle scuse o viene a fare una proposta. Abbiamo due proposte qui, eh? Potrebbe essere la stessa proposta che viene rifatta dopo un tot di tempo, potrebbero essere due proposte diverse e qualcuno io credo che vi inviti a restare lì nel posto dove siete invece che andarvene, perché comunque la morte parla di rigenerazione, di nuovi inizi, di tagliare qualche cosa che non serve più, ma il carro mi parla di un non movimento, quindi qui si tratta di o un collega che viene a porgere le proprie scuse, magari si riesce a creare quel rapporto maturo tra colleghi dove ci si parla apertamente, come dicevo prima, oppure si tratta proprio di, ok, chiudiamo questo capitolo, questa discussione, quello che è stato, e ricominciamo in un altro modo. Non ho intenzione di andarmene, non ho intenzione di muovermi da questa posizione con il carro al contrario. Andiamo a vedere a fine anno, a dicembre, il fante di denari, il mago, ed era la prima carta con cui si iniziava la stesa, questa. Mago, regina di spade e la luna, ragazzi, a fine dell'anno. Io credo che il periodo di ottobre-novembre vi serva per mettere le cose in chiaro con i colleghi, con i datori di lavoro, con chi vi sta intorno, perché qui veramente il fatto che voi riusciate a non farvi distrarre, ad andare avanti per il vostro obiettivo, ad avere la chiarezza mentale di cui ci parla la regina di spade, la logica, la praticità, l'organizzazione, ok? Vi porta a realizzare un vostro sogno. C'è il mago, c'è, ma ve lo dicevo anche qui, non è la prima lettura che finisce con la carta con cui inizia. E arriva un nuovo inizio, arriva qualche cosa di nuovo. Questo contratto lo vediamo qui, vediamo le due offerte. È un buon periodo, ragazzi, è un buon periodo. Movimenti finanziari grossi non ne vedo sinceramente. Sì, c'è un po' qualche cambio da un punto di vista pratico, ma a livello monetario non ci sono grossi movimenti né in entrata né in uscita, eh. Quindi diciamo che resta più o meno tutto sulla linea di adesso. Bene, andiamo a vedere, a meno che non siate disoccupati e non entrino questi contratti, allora giustamente ci sarà una ricompensa, ma sarà giusta, non vedo qualche cosa che abbonda, insomma. Andiamo a vedere per i disoccupati qualche messaggio in più. Abbiamo la regina di coppe. Allora, aspettate, perché qui se no non si capisce. Ok, allora abbiamo la regina di coppe, che non mi piacciono in disordine. La regina di coppe, il fante di coppe un'altra volta dov'era? Ecco perché non mi piacciono in disordine. Poi abbiamo un re di spade al contrario, un cavaliere di pentacoli al contrario e un 2 di pentacoli. Allora, qui ci sarà quello che è un'offerta, ragazzi, perché ci sono un sacco di personaggi, devo dire, e potrebbero essere due offerte diverse perché comunque qui abbiamo anche un 2 di pentacoli, quindi c'è una sorta di indecisione, una sorta di scelta, però quello che si sente è che siete particolarmente connessi con voi stessi. Sento che molte persone potranno scegliere una delle due opzioni sarà, diciamo, quello che sentirete vostro come vocazione, come il lavoro dei vostri sogni, come quello che vi potrà dare una bella soddisfazione, magari non tanto a livello monetario, però sì a livello emotivo, a livello, sapete, le soddisfazioni, no? Quelle che non c'è soldo che paghi. Andiamo a vedere le persone che sono dipendenti, contratti, 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 ragazzi. Allora, abbiamo un 10 di coppe, la ruota della fortuna al contrario, la regina di spade al contrario e un 4 di bastoni. Allora, qui di nuovo c'è un compimento perché abbiamo un 10 di coppe, quindi io sento che molte persone stanno bene fondamentalmente dove sono a lavorare, ma probabilmente vorrebbero qualche cosa in più perché c'è questa ruota della fortuna e questa regina di spade al contrario che, insomma, diciamo, non c'è qualcosa che manca. Ma arriva, perché arriva questo 4 di bastoni, ce l'avete anche qui, quindi potrebbe esserci quel nuovo contratto, quell'aumento di stipendio, quell'aumento di livello o quel nuovo reparto di cui occuparsi, mi dicono. Ok, andiamo a vedere per le persone che hanno una attività autonoma. Wow, in sotto intravedo la forza, ma non sono sicura.
Sì, amanti, forza e 4 di spade al contrario. Ragazzi, per voi inizia un periodo di armonia, di equilibrio, di anche collaborazioni, perché comunque la carta degli amanti è una carta che parla di un rapporto in armonia ed in equilibrio. Abbiamo la forza e apertura del cuore, coraggio e volontà, ok? E state uscendo da questo 4 di spade, dal periodo di riflessione solitaria. Assolutamente credo che voi siete il gruppo a cui va meglio. Bene, un'ultima carta da parte degli oracoli dei guerrieri di luce. Andiamo a vedere per chiudere che cosa vi dicono. Oh, guardate, ve la metto qui. Allora, questa carta vi dice che siete guidati dal cosmo, di rimanere forti, cioè di cercare la vostra forza interiore, perché un risvolto positivo è assicurato. Wow! Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!